Hey Riders e benvenuti dal vostro Medors! Finalmente Honda rinnova la CB500X, CB500F e CBR500R. È dal lontano 2013 che la casa dell'ala commercializza questa gamma di modelli, che ad oggi ha venduto ben 106.000 esemplari in Europa. La ricetta vincente? Semplice. Utilizza un motore da 500 cm3 collaudato di un marchio che ha fatto dell'affidabilità un suo tratto distintivo e ottimizzalo per ottenere consumi ridotti ma allo stesso tempo in grado di erogare 48 cavalli, il massimo previsto per la patente A2, traguardo ambito da molti giovanissimi che possono assaporare così l'ebbrezza delle moto superiori ai 125. Honda per me è stato il primo marchio a livello professionale, in qualità di venditore moto. A proposito, piccola curiosità, la prima moto che ho venduto in vita mia è stata proprio una Honda CB500F e il cliente che l'ha acquistata è proprio l'esempio che ho citato poco fa, un giovane ragazzo che si affaccia al mondo motociclistico adulto. Guai a pensare però che i modelli 500 Honda siano apprezzati esclusivamente dai giovani, infatti la cilindrata contenuta, i costi di gestione e i consumi bassi fanno gola sia ai motociclisti più esperti sia ai motociclisti che tornano ad essere tali dopo un lungo periodo di pausa dalle due ruote o dalle moto, ma che vogliono dei mezzi tuttofare di qualità. L'unico vero neo che ho sempre visto in questi modelli, così come in altre moto giapponesi, è l'utilizzo di forcelle tradizionali molto basic e di impianti frenanti non sempre al top, anche se comunque abbastanza proporzionati ai modelli offerti. Evidentemente non è stata solo una mia osservazione, dato che all'arrivo in concessionaria della Benelli TRK, molto più pesante ma con elementi ciclistici più accattivanti come gli steli rovesciati e il doppio disco, uniti ad un prezzo estremamente competitivo e ad un'estetica piacevole e che ricorda modelli premium di altri marchi, hanno fatto di Benelli il fenomeno commerciale che oggi vediamo saldamente in testa alle classifiche di vendita in Italia, con buona pace per la gamma 500 Honda. In un precedente video in cui ho trattato l'argomento Cina e motociclismo, in chiusura ho tra virgolette suggerito alle case giapponesi di non limitarsi al compitino e di lottare sul prezzo con i cinesi su queste piccole o medie cilindrate, ma bensì di affinare il loro prodotto ancora di più per giustificare un prezzo superiore ma senza compromessi. Ovviamente anche in questo caso dovranno trovare la giusta misura per non spostare i clienti verso cilindrate superiori o ripiegare verso un'alternativa cinese. Sono comunque molto felice che Honda stia provando a spingere in questa direzione e senza indugiare oltre direi che è arrivato il momento di scoprire le novità della sua gamma 500 da patente A2. Iniziamo dal motore che su tutti e tre i modelli presenta le stesse caratteristiche. Abbiamo di fronte un curatissimo bicilindrico parallelo ad 8 valvole con una centralina che presenta 9 mappature per l'iniezione al fine di incrementare la coppia nonostante l'aggiornamento Euro 5. Dato il telaio tubolare con struttura a diamante su tutta la gamma 500, il motore ha anche funzione portante, contribuendo così a irrigidire il telaio della moto attraverso 4 punti di ancoraggio sulla testata. La distribuzione bialbero, 4 valvole per cilindro, sfrutta efficienti bilancieri a rullo, mentre il registro valvole tramite pastiglie calibrate consente la realizzazione di un sistema leggero e affidabile, con molle dal carico studiato per la riduzione complessiva degli attriti. Stesso obiettivo raggiunto dalla catena silenziosa che comanda la distribuzione e che grazie al trattamento superficiale al vanadio assicura affidabilità e durata. Sempre in ottica di riduzione degli attriti, sul mantello dei pistoni sono presenti delle striature che creano interstizi in cui l'olio può fluire migliorando la lubrificazione. Infine, particolare attenzione è stata riservata alla conformazione interna del carter, al fine di ridurre drasticamente le perdite per pompaggio che possono verificarsi con il manovellismo di 180 gradi. Questo è quanto di buono Honda ha trasferito già dal precedente motore che era già stato aggiornato all'Euro 5 sui precedenti modelli, ma la vera novità è la ciclistica e adesso ne parliamo. Infatti sulla CB500F e la CBR500R troviamo delle pinze ad attacco radiale marchiate Nissin a 2 pistoncini, azionate sul doppio disco da 296 mm che sostituisce il precedente disco singolo da 320 mm. Così l'intero impianto a doppio disco pesa solo pochi grammi più del precedente disco singolo ed ha come vantaggio una riduzione della pressione alla leva necessaria a parità di forza frenante applicata. La CB500X adotta le stesse soluzioni tecniche, eccezion fatta per l'attacco delle pinze che invece che essere radiali sono assiali, caratteristica che si presta meglio anche in caso di fuoristrada leggero al fine di ottenere una frenata più dolce. Su tutti e tre i modelli sparisce la forcella telescopica in funzione di una steli rovesciati Showa SFF BP di 41 mm ancora da 9 piastre di sterzo, regolabile nel precarico attraverso i singoli steli nelle funzioni di smorzamento idraulico e molleggio. Anche il nuovo forcellone è più leggero, ha ora pareti da 2 mm di spessore invece dei 2,3 precedenti ed impiega un elemento trasversale scatolato a cui è fissato un nuovo carterino paracatena, che è sì più
rigido in senso rotazionale, ma è invece più flessibile in senso laterale, con lo scopo di migliorare la maneggevolezza della moto. È dotato di regolazione del precarico molla su 5 posizioni ed è fissato al forcellone con leveraggio ProLink. Questo è un ottimo momento per calare le carte del 2022, dato che su questa categoria altri competitor che vendevano particolarmente bene in Italia ancora non hanno confermato se nel 2022 aggiorneranno all'Euro 5 determinati modelli, come ad esempio Kawasaki con la Z400 e la Ninja 400, pianando la strada alla CB500F e in parte anche alla CBR 500R, che continuerà ad avere rivali come la Yamaha R3 e la nuovissima RC390 KTM. La CB500X invece avrà un compito ben più arduo, ossia spodestare il TRK dal trono e al tempo stesso non sconfinare eccessivamente su prezzi di altre cilindrate, come ad esempio la Kawasaki Versys 650, la Yamaha Tracer 700 e il V-Strom 650 della Suzuki. Quindi gente, queste sono le informazioni che Honda ha condiviso con noi. Non vedo l'ora di provarle personalmente, sono molto curioso, dato che ho già provato in passato i precedenti modelli. Ciclisticamente mi avevano lasciato un pochino interdetto, non li ho apprezzati tantissimo, però insomma il motore invece bello, lineare, ovviamente consuma nulla, sembra veramente che vadano ad aria, quindi immagino adesso che hanno ancora ottimizzato di più l'iniezione come andrà meglio. Perciò in attesa di provarle vorrei sapere voi che cosa ne pensate di questa nuova gamma 500 Honda. Siete soddisfatti di questi upgrade? Prevedete già a che prezzo saranno offerte? Honda ancora non l'ha comunicato questo aspetto, quindi sarebbe anche interessante fare un toto prezzo, vediamo chi si avvicina di più. Se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di iscrivervi per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti attivando la campanellina, e se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici in modo da aiutare la crescita del canale e così li coinvolgiamo in questa bella discussione. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medor!